Eccoci arrivati a Cala Reale. Qui, proprio qui siamo. Il gatto. Ciao bellissimi! Ecco che la Betty ha trovato Ho fatto amicizia. un suo consimile. Piccolino. Vuoi passare qui? Si vede dove siamo? E dopo che la Betty è stata con gli asini, adesso stiamo camminando tra la merda degli asini. Sì. Guardate che colore quest'acqua dell'Asinara. Eronic è là, la prima barchetta. Questa è E la qua fine. c'è un asino. Ah, ciao. La popolazione più numerosa dell'isola di Asinara sono gli asini. E il fascino di questo posto è proprio il silenzio, il profumo della natura. Qui non c'è nessuno. Si sentono solo gli uccelli che gracchiano, gli asini che ogni tanto urlano e Mauretto. Che cosa dice Mauretto? Sta in silenzio. Ascolta la natura e il rumore del vento. In certi posti le parole sono superflue. E lasciamo anche Cala Reale, vero Mauretto? Questa splendida baia dell'Asinara. Altro che estate, qui sembra ancora autunno. C'è un'aria gelida, ancora il vento e il mare non si sono sistemati e fa ancora freschino. Io tengo lo smanicato. Comunque stiamo circumnavigando l'Asinara. Ora siamo a Punta Trabuccato, che è proprio qui di fronte con la torretta. Ora ve la mostro. E anche qui c'è una bellissima spiaggia con un campo boe, ma preferiamo fermarci poi per questo pomeriggio, questa sera a Cala d'Oliva, che siamo un po' più riparati. C'è anche un micro paesino da visitare, anche se non è abitato, c'è solo un bar, un B&B, un ostello, la direzione centrale del carcere poco più sopra e basta, nient'altro. E poi l'Asinara è questo, è silenzio, tranquillità e relax insieme alla natura. E guardate che altra meraviglia di posto ci troviamo. Cala d'Oliva. Questo è il villaggio dove vivevano
gli ex secondini della colonia penale che fino, se non sbaglio, al 1997 era presente su quest'isola. Dove stiamo arrivando? A Cala d'Oliva. Guardate che meraviglia! Un colore dell'acqua splendido. Questo paesino fantasma incantato. Un silenzio assoluto, si sente solo il vento. E là, proprio là, c'è Ronik. Quella barca a vela, siamo in 3 barche, la terza. Avete capito cos'è questo? Una pianta a me carissima, ossia Elicriso, che ha un profumo spettacolare. Buonissimo. Silenzio assoluto, non c'è nessuno, sono solo io, gli asini, le case in disfacimento e un silenzio assoluto. E tu dove vai? E queste sono tutte le sculture di Enrico Mereo, lo scultore dell'Asinara. Che questo. Ora mi sembra che non ci sia in casa, poi veniamo a cercare più tardi. Enrico praticamente raccoglie tutti i tronchi che trova lungo le spiagge e lungo le coste dell'Asinara e le modella fino ad ottenere quelle bellissime sculture lignee che abbiamo visto poco fa. E questa è la raccolta di tronchi che si è appena fatto. Perché, come ci ha raccontato una volta, praticamente lui appena vede un tronco già capisce che immagine diventerà, che scultura diventerà, già ci vede qualcosa. Ed eccolo Mauretto che arriva a prendermi, così rientriamo a bordo. Freschina!
Serata barbecue. Ecco qua i ragazzi. Quindi cosa si mangia stasera? Più che altro carne sarda. Contorno di zucchine grigliate, pomodorini, avocado, melanzane grigliate. E il tutto per la gioia di Germano, condito da un Doit Nebbiolo Duchessa Lia del Piemonte. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qua, guardate, a Cala d'Oliva. Una sosta in boa sempre deliziosa, meravigliosa. Qua ieri sera ci siamo gustati anche la partita dell'Italia, dove già tutti stavano facendo i conti per il ripescaggio e all'ultimo respiro, proprio all'ultimo respiro, Zaccagni ha fatto un gol da favola che ci ha fatto riprendere un pochettino tutti. Un piacere. Vabbè, calcio a parte. Betty Brontola. Cosa facciamo? Calcio. Dove andiamo? Dove andiamo questa sera? Allora, ora mogliamo la boa qui a Cala d'Oliva. Direzione Passaggio dei Fornelli. Attraversiamo questo stretto passaggio con poco fondale e cominciamo a scendere lungo la costa ovest della Sardegna. Comunque ve lo documentiamo, ve lo vedrete. A dopo. Si ciao. parte? E che dire, stiamo lasciando l'Asinara e quindi, guardatela qui, la parte sud dell'Asinara. Siamo quasi ai Fornelli e quindi ora vediamo di effettuare il famoso Passaggio dei Fornelli, che è sempre un punto critico per i naviganti in quanto il fondale in certi punti non arriva oltre i 3 metri, quindi insomma noi peschiamo 2,4 metri, 2,5 metri circa, quindi bisogna farlo con molta attenzione e soprattutto non deve esserci onda, perché con l'incavo dell'onda si rischierebbe di toccare il fondo. Comunque ci sono degli allenamenti da seguire, ora tra poco lo facciamo e vi spieghiamo il tutto. Mauro intento a studiare la rotta giusta. Cerco di identificare i pilastrini che ti danno le rotte di allineamento. Eccoci al famoso Passaggio dei Fornelli. L'acqua qui è splendida, un colore fantastico. Profondità qui siamo attorno ai 4,5 metri, poi scendo ulteriormente e raggiungi i 3. Qui per procedere dobbiamo allineare i dromi, che sono dei pilastrini là in fondo, rotta 301, procedere per mezzo miglio e poi girare ulteriormente a sinistra, rotta 2,55, allineando altri 2 dromi che troviamo da quest'altra parte. Insomma, non bisogna sbagliare perché la profondità non è molto alta, quindi onde evitare danni. Fatto il passaggio, siamo quasi fuori dai fornelli, guardate come sono vicine le coste e la bellezza dell'acqua, guardate. Li fatti e quindi ora si prosegue e siamo lungo la costa ovest della Sardegna. Abbiamo un bel po' di miglia da fare e cominciamo a scendere. Al momento vento che era previsto da nord ce n'è assolutamente poco. Ok, allora superato il passaggio dei fornelli, ora adesso siamo nel mar di Sardegna, quindi siamo sul lato ovest della costa sarda e cominciamo la discesa verso sud. E mentre navighiamo, io sono sotto in cucina dal mio regno
E cosa faccio? Preparo le polpettine per oggi a pranzo. Ci siamo trovati un bel maestralino che ci spinge. Siamo sui 15 nodi e veniamo spinti bene. Qui siamo a Capo dell'Argentiera. Questo qui che vedete qua sulla destra è il villaggio di Argentiera, una vecchia miniera di argento, dove è stato costruito un villaggio intorno, ormai esausta e quindi abbandonata. Dobbiamo togliere le fascette anti-gabbiano che avevamo messo quest'inverno per evitare che i gabbiani utilizzassero il pulpito di prua come cesso di casa. Allora, la navigazione prosegue lungo la costa ovest della Sardegna. Abbiamo appena lasciato Capo dell'Argentiera, che è questo, dietro di me, e ora un breve e rapido pasto. A bordo c'è un po' di ondina che fortunatamente viene da poppa e non è molto fastidiosa, e il vento viene da nord e ci spinge verso sud. Non è molto forte il vento, ci sono 11-12 nodi, quindi questa barca è bella pesante. E ora stiamo provando l'andatura a farfalla, che va un po' meglio dell'andatura all'asco, in quanto il vento, che è quasi in poppa, quasi in fil di ruota, tendeva a coprire un po' troppo il fiocco. Quindi ora vi faccio vedere l'andatura a farfalla, ossia randa da una parte e fiocco dall'altra. E si procede non male, direi. Siamo sui quasi 6 nodi, quindi insomma, per scendere con calma vogliamo raggiungere il golfo di Portoconte. Pian piano scendiamo, credo ci siano ancora poco meno di 10 miglia a Capocaccia, che è proprio là in fondo. Adesso ve lo mostro.